amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi preparo una ricetta speciale, tipica del Cilento, le zeppole di Natale, dette in napoletano scauratiella. Scauratiella deriva dal termine scaurar, sempre in napoletano, che tradotto in italiano significa bollire, lessare. In effetti l'impasto che noi andremo a fare per preparare questi dolcetti viene prima cotto in acqua e poi dopo fritto. Questa è una ricetta molto antica e se vi interessa sapere quante generazioni hanno tramandato questa ricetta, vi consiglio di seguire attentamente il video. E adesso, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. E ora iniziamo dagli ingredienti. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di farina 00 setacciata, 350 ml di acqua, 30 ml di vino bianco, 15 ml di olio di oliva, un pizzico di sale, 5 g di zucchero, la scorza di una mezza arancia, limone e mandarino e dei rametti di rosmarino. Per decorare poi alla fine questo dolce abbiamo bisogno di miele e di codette colorate. Come tutti noi sappiamo, col passare degli anni le ricette si possono leggermente modificare. La ricetta antica di questo dolce, oltre al rosmarino, prevedeva anche foglie di alloro e al posto di mandarini, arance e limoni probabilmente il cedro. Quindi per rimanere diciamo tra virgolette fedele alla ricetta, io aggiungerò anche una foglia di alloro. Iniziamo la ricetta mettendo in una casseruola l'acqua, il vino, l'olio, il sale, lo zucchero, la scorza di un po' di limone, arancia, mandarino o mandarancio, il rametto di rosmarino e la foglia di alloro. Portiamo sul fuoco e lasciamo bollire per 10 minuti. Intanto che l'acqua prende bollore, vi voglio dare un indizio. Vi posso solo dire che questa ricetta ha origini greche. Poi piano piano vi svelerò tutto. Buona volta però, seguitemi e vedrete. 10 minuti sono passati, elimino le bucce di limone, di rosmarino e di alloro. E adesso nel liquido inserisco la farina tutta ad un colpo. Comincio a mescolare energicamente. Quando vedete che l'impasto si stacca dal fondo, è pronto. Sul piano da lavoro versiamo un goccio d'olio e quindi allarghiamo l'olio sulla spianatoia e versiamo sopra l'impasto caldo. A questo punto lo lasciamo un pochino leggermente raffreddare, ci ungiamo un po' le mani con l'olio perché dobbiamo andare a lavorare l'impasto e a renderlo liscio, ok? Solo che scotta un po', mi aiuto con i tarocchi, di modo che vado a impastare, diciamo, il composto. Poi piano piano con le mani comincio a lavorarlo e renderlo liscio. Ed ecco qui, abbiamo fatto un panetto, lo lasciamo riposare qualche minuto e poi cominciamo a ritagliare le nostre zeppole di Natale.
Ed ora diamo la forma alle nostre zeppole. Prendiamo un pezzettino di impasto, cominciamo a fare dei cilindri almeno di 30 cm come in questo caso, e andiamo a dare forma alle nostre zeppoline in questo modo. Ed ora facciamo la seconda forma. Facciamo un cilindro un po' più piccolo di quello precedente, quindi sui 20 cm, e andiamo a dare questa forma. Come vedete, queste forme dei dolcetti sono forme un po' particolari, che non sono state fatte casualmente, ma fatte apposta, perché queste sono le lettere dell'alfabeto greco, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine dell'alfabeto. I greci preparavano questi dolci per la notte più lunga dell'anno, il solstizio d'inverno, e queste due lettere, l'alfa e l'omega, stavano appunto a significare la fine e l'inizio del ciclo delle stagioni, praticamente come il nostro attuale Capodanno, più o meno. Queste due forme vengono ancora adesso utilizzate, magari non conoscendo a fondo il significato. Ed ora continuiamo la ricetta friggendo le nostre zeppoline. In una padella ho messo dell'olio abbondante e porto la temperatura a 160 gradi se avete un termometro bene, altrimenti con un pezzettino di pasta andate a fare la prova. Vedete? E quando comincia ad andare su, l'olio è pronto. Iniziamo a mettere all'interno le nostre zeppoline. Quando le zeppoline diventeranno dorate, le scoliamo e le mettiamo ad asciugare su carta assorbente. Le zeppoline sono state fritte, adesso terminiamo la preparazione mettendo in un tegame del miele, un po' di miele e della scorza grattugiata sia di limoni che di arancia. Sciogliamo lentamente e adesso lo versiamo sopra alle nostre zeppoline. E infine una spolverizzata di codette colorate. Le zeppole di Natale sono pronte ed ora è arrivato il momento di svelarvi da quante generazioni viene tramandata questa ricetta. Ebbene sì, questa ricetta ci è stata lasciata dai coloni greci, che nel VI, nel VII e nel VI secolo a.C. fondarono Poseidonia, che sarebbe l'attuale Paestum. Quindi cosa dire di più? Stiamo assaggiando un pezzo di storia. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate e cliccate la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.